Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo. Sfogliando la rivista Scena Illustrata, mi sono meravigliata nel vedere un disegno raffigurante un quadro di Eugène Lully, un pittore francese vissuto fra il 1860 e il 1930. Titolo del quadro: Orfeo ed Euridice, ma è raffigurato anche Hermes. Il mito di Orfeo è molto importante per il mondo musicale. Ricordiamo anche il mito di Anfione, del quale potete trovare un video su questo canale. La grande curiosità verso questo disegno è dovuta al fatto che di solito ho visto raffigurati altri momenti di questo mito. Il mito di Orfeo ha molte varianti. Viene raccontato da Virgilio, Ovidio, Poliziano, Rilke, Cocteau e molti altri. Per non ricordare le varianti riguardanti le opere in musica, come quella di Monteverdi Striggio e Gluck Calzabigi, ma ricordiamo il mito. Figlio di Calliope, la musa del canto, e per alcuni di Apollo, dio della musica. Orfeo, con la potenza incantatrice della sua lira e del suo canto, appunto, incantava gli animali e placava le bestie feroci, muoveva le rocce e gli elementi della natura. Orfeo era molto innamorato della ninfa Euridice, ma che era amata anche da un altro figlio di Apollo, Aristeo, che era coltivatore di api. Un giorno Aristeo aggredì Euridice, che riuscì a scappare, ma nella fuga accidentalmente pestò un serpente velenoso, che la morse, e la povera Euridice morì. Orfeo, distrutto dal dolore, decise di scendere nel mondo dei morti per riportare alla vita Euridice. Dopo molte ricerche vicino a Cuma, presso Napoli, trovò l'accesso all'oltretomba e dopo essere disceso, sempre cantando e suonando, trovò il fiume Stige, il fiume che separava il mondo dei vivi dal mondo dei morti. Il fiume poteva essere attraversato dal traghettatore Caronte, che, oltre a far remare le anime, voleva essere pagato. Ecco perché i defunti venivano seppelliti con una moneta in bocca per pagare Caronte. Ma Caronte, incantato dal canto di Orfeo, non volle essere pagato e lo portò sull'altra sponda, di fronte a Cerbero, il cane a tre teste. La creatura, che non faceva uscire i morti ed entrare i vivi, come Caronte, rimase ipnotizzato dalla musica di Orfeo e lo fece passare. Orfeo si trovò allora davanti ai regnanti dell'oltretomba, Ade e Persefone. Orfeo riuscì a impietosire i due regnanti e riuscì ad ottenere di poter riportare Euridice fuori dall'oltretomba. Ma i due giovani non si sarebbero dovuti guardare in viso fino a che tutti e due non fossero usciti alla luce del sole. E così iniziarono la salita di questo corteo, formato da Orfeo, seguito da Euridice e in fondo Hermes, che doveva controllare se Orfeo si fosse voltato. Ovidio, nelle Metamorfosi, così narra la salita. Orfeo d'Erropode, prendendola per mano, ricevette l'ordine di non volgere indietro lo sguardo finché non fosse uscito dalle valli dell'Averno. Vano, se no, sarebbe stato il dono. In un silenzio di tomba si inerpicano su per un sentiero scosceso, buio, immerso in una nebbia impenetrabile. E ormai non erano lontani dalla superficie della terra, quando, nel timore che lei non lo seguisse, ansioso di guardarla, l'innamorato Orfeo si volse. Subito lei svanì nell'Averno, cercò, sì,
tendendo le braccia ad afferrarlo ed essere afferrata, ma null'altro strinse, ahimè, che l'aria sfuggente. In questo mito, raccontato da Rainer Maria Rilke, questo ci svela una verità nel breve dialogo fra Hermes ed Euridice. E quando all'improvviso il dio la trattenne e con dolore esclamò: «Si è voltato», lei non comprese e disse piano: «Chi?» Per Rilke, quando si è morti, non si ricordano più i vivi. Non ricordo la fonte, ma mi pare che in un racconto le anime defunte bevevano un'acqua per dimenticare i vivi e quindi per non soffrire. Dopo la seconda morte di Euridice, Orfeo sconvolto rifiuterà l'amore per un'altra donna. Nella versione del mito contenuta nelle Georgiche di Virgilio, la causa della sua morte è da ricercarsi nell'ira delle Baccanti, per la sua decisione di non amare più nessuno dopo la morte di Euridice. La morte di Orfeo è terribile perché viene fatto a pezzi, ma non tutti ricordano che la sua testa venne gettata in acqua e cadde sopra la sua lira. La lira andò alla deriva con la testa di Orfeo, che continuava a cantare, e giunse all'isola di Lesbo, dove Zeus, commosso dalla tragica fine di Orfeo, prese la lira e la pose in mezzo al cielo sotto forma di stelle, creando la costellazione della lira. Vi lascio ancora per qualche istante questo disegno e spero un giorno di vedere l'originale, magari sarà a colori. Spero che questo video sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!